Oggi volevo parlarvi di un argomento, anche questo riguardante, l'ambito della tecnica strumentale, è molto interessante credo, ma anche questo è un argomento del quale si parla spesso tra colleghi, ossia se la tecnica pura strumentale debba essere in qualche modo interpretata oppure conviene essere più asettici rispetto, all'esecuzione delle scale, dei legati che siano eseguiti su uno strumento o su un altro non fa differenza. La risposta è dipende dalla fase in cui si studia. Adesso cercherò di spiegare in questo video cosa significa arrivare a un certo livello e perché conviene in realtà, in definitiva, interpretare la tecnica, anzi è assolutamente necessario interpretare la tecnica, ma non da subito. Se noi mantenessimo un atteggiamento di esecuzione asettico rispetto all'esecuzione di una determinata difficoltà tecnica, probabilmente avremmo certamente un vantaggio, che è quello di ottenere dei risultati proprio in termini di agilità e di resistenza che possono tornare utili nell'esecuzione musicale. Però se manteniamo sempre questo assetto di asetticità, quindi di attenzione alla percezione ritmica, alla pulizia del suono, alla velocità, all'aumento costante della velocità, senza nessun altro parametro, il rischio che si corre, seguendo sempre questa strada, è un rischio troppo grosso che non vale assolutamente la pena di percorrere, perché si va incontro certamente a una enorme interferenza su quello che è in realtà il fine principale per un musicista, cioè quello di esprimere i concetti che ha acquisito durante lo studio al di fuori dello strumento, è quello che è la sua emozione, il suo istinto. Quindi l'interpretazione in definitiva è da una parte l'istinto e da un'altra parte è la conoscenza. Questi due componenti, se si studia la tecnica sia sui brani ovviamente, sia pura in modo asettico senza interpretarla, ma soprattutto quella legata ai brani, ma non solo appunto, si rischia veramente di falciare praticamente a zero tutte quelle che sono le idee che uno ha in testa per diverse ragioni. Innanzitutto, se noi abbiamo una seduta di studio, un programma di studio settimanale nel quale tutti i giorni lavoriamo su questi aspetti tecnicamente, quindi siamo concentrati esclusivamente a portare la velocità in avanti, la pulizia in avanti, la pulizia del suono in avanti, l'elasticità, la resistenza, è quasi sicuro che quando andremo a fare un concerto, un esame, un concorso, una prova discografica, ci sentiremo quasi come dei prigionieri fondamentalmente della tecnica, perché non siamo abituati a tradurre quelle capacità in un'intenzione musicale. Questo è un aspetto che va assolutamente allenato, bisogna quindi avere dei giorni da dedicare proprio a questo, soprattutto quando ci si avvicina al concerto. L'aspetto tecnico deve essere messo assolutamente da parte e concentrarsi al massimo su quelli che sono gli aspetti più difficili: il controllo del suono, il controllo delle dinamiche, la logica, la visione ampia del brano, della partitura. Quindi a ridosso del concerto suonare in modo sviluppando esclusivamente la tecnica, la velocità e tutte queste componenti utili alla performance ma non all'interpretazione è veramente un disastro, e questo è un problema nel quale molti concertisti restano imprigionati. Magari studiano tantissime ore al giorno, sono preparatissimi sotto il punto di vista tecnico, salgono su un palco, suonano, a un certo punto, finito il concerto, e spesso dicono: no, ma non riuscivo a avere quella concentrazione per fare quella dinamica, per fare quel fraseggio, il rallentato non mi veniva, quella nota esitata non mi ne veniva perché andavo troppo di corsa. Ma è evidente, se tu non hai allenato né sulla tecnica né sui brani l'interpretazione, rischi veramente di fare un KO a livello musicale, che è l'aspetto più importante. Quindi la tecnica, che sia sui brani che sia sul repertorio, è importante sempre interpretarla. Però c'è un però molto importante, che questo non va fatto nella prima fase di studio, nelle prime fasi di studio, perché se noi andiamo a interpretare
almeno sotto il punto di vista strettamente agogico. Se noi quindi andiamo a interpretare, a rallentare e a fare tutti quegli aspetti che rendono un'interpretazione credibile fin da subito, rischiamo di perdere la forza che ci serve. Quindi noi dobbiamo comunque in una prima fase sviluppare al massimo la tecnica strumentale, sia pura sia sui brani. Sui brani dobbiamo cercare anche di andare un 20-30% oltre quella che è la velocità che normalmente porteremo all'esecuzione, senza, diciamo, fare delle pause o dei respiri in questa fase. Successivamente questo ci consente una produzione e una trasmissione energetica che ci tornerà molto utile quando andremo a lavorare sull'aspetto interpretativo. E quindi la risposta è dipende, perché dipende dai momenti in cui questo avviene. In una prima fase bisogna certamente sviluppare al massimo elasticità, resistenza, velocità sui brani, sulla tecnica pura. In una seconda fase il metronomo bisogna assolutamente metterlo da parte, iniziare a lavorare sul suono, rallentare, cantare la frase, fare tutta quell'esperienza interiore importante, fondamentale, il fine ultimo dell'interpretazione musicale, che altrimenti rischia di andare a essere assolutamente persa. E in effetti è quello che capita a tanti virtuosi e musicisti che sono attaccati a un metronomo fino all'ultimo giorno, prima del concerto, prima del concorso, prima di altre situazioni nelle quali vanno ad esibirsi. Quindi programmate bene il vostro periodo di studio sullo strumento, dividendolo in una prima fase dove si sviluppa effettivamente la tecnica e in un secondo momento in cui questo deve essere l'ultimo dei problemi, si deve trascendere, si deve andare molto oltre. Ci si deve concentrare esclusivamente sull'aspetto interpretativo. Perché concentrarsi sull'aspetto interpretativo ha anche un enorme vantaggio sotto un punto di vista energetico? Perché quelle piccole pause che noi andiamo ad effettuare quando suoniamo un brano musicale, un respiro a inizio frase, un esitato, un rallentato su una nota, cosa che noi invece non facciamo durante la parte dedicata alla tecnica, quindi quello che abbiamo fatto nei mesi precedenti, è importante perché questo consente un recupero energetico di fosfocreatina che serve ad migliorare la contrazione della fibra. Quindi in realtà quando si va a interpretare una composizione musicale tutto ritorna in uno stato di grazia, e anche energeticamente si riesce a rendere di più, a essere più efficaci, essere più sicuri. Quante volte, per esempio, prima di un passaggio di virtuosismo, se respiriamo un attimo, riusciamo ad eseguirlo con una grande naturalezza, con una grande espressività. Se invece attacchiamo la frase senza fare capire nulla di quello che stiamo facendo a chi c'è di fronte, diventa proprio anche difficile tecnicamente. Quindi interpretare in qualche modo fa ritornare tutto in uno stato di naturalezza espressiva, di funzionamento dei sistemi energetici, che in questo modo ci danno la possibilità di avere quelle porzioni di energia necessarie proprio atte a essere espressivi. Quindi un respiro, un leggero rallentato, un esitato su una nota non solo sono elementi fondamentali del linguaggio espressivo, ma diventano delle strategie per poter recuperare quelle piccole porzioni di fosfocreatina che ci serve poi per suonare meglio, per avere una certa efficacia nella contrazione muscolare. Grazie per l'attenzione su questo video e ci vediamo al prossimo.